Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare queste graziose borsette che si prestano per delle bomboniere o dei piccoli regalini da dare a chi volete. Possiamo mettere all'interno un velo con i confetti, oppure possiamo mettere semplicemente un cioccolatino giusto per un piccolo pensierino per le amiche. Andiamo a vedere come le ho realizzate. Per realizzare questa borsetta, che può essere utilizzata sia per mettere un cioccolatino all'interno, magari per la festa delle donne, oppure la potete utilizzare come porta bomboniere, porta confetti, è molto carina ed elegante. La potete fare di qualsiasi colore. Io ho utilizzato questo filato tipo di lino, è un lino sottile, e vado ad utilizzare un uncinetto da 2,5 per realizzare questa borsa. Qui ho usato lo stesso lino, però l'ho usato di colore giallo, che sembra più, diciamo, una specie di spagola, però alla fine è lino. Qui ci sono dei filamenti dorati all'interno, poi vedete voi come la volete fare, potete fare di un unico colore oppure colorata, come più vi piace. Per realizzare la borsetta facciamo una catenella di 8 maglie, facciamo un'altra catenella per girare, lavoriamo 8 maglie basse da questo lato della catenella e 8 maglie per il lato di sotto della catenella. In totale saranno 16 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo 24 maglie lavorate in costa dietro, prendiamo solo questa parte qui, andiamo a fare un giro di 24 maglie in questo modo. Lavoriamo le 24 maglie per altri 4 giri lavorate normalmente. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 30 maglie basse. A questo punto dobbiamo realizzare delle maglie bassissime in modo da fare il manico alla borsa. Andiamo verso il laterale e lavoriamo 8 catenelle. In questo modo arriviamo qui, andiamo verso il laterale, lasciamo circa 4 maglie dal lato, 1 2 3 e 4, e facciamo 8 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 e 8, e ci andiamo ad agganciare saltando 6 maglie, 1 2 3 4 5 e 6. Stiamo qui, facciamo una maglia bassissima, proseguiamo poi con le maglie bassissime fino ad arrivare dall'altro lato a specchio e andiamo a fare l'altro manico allo stesso modo. Andiamo a lavorare 8 catenelle e saltiamo 6 maglie, e così abbiamo terminato la borsa. Arriviamo dall'altro lato sempre con delle maglie bassissime e facciamo 8 catenelle e ci agganciamo saltando 6, e poi terminiamo con le maglie bassissime fino a dove abbiamo cominciato. Stacchiamo poi il filo, andiamo a bloccare con ago il filo e poi diamo un po' la forma alla borsetta. Volendo possiamo andare a decorarla facendo dei fiorellini, possiamo fare delle rose, possiamo fare delle piccole mimose, visto che è la festa della donna andiamo a fare delle piccole mimose, e possiamo utilizzare questa borsetta come porta cioccolatino. Mettiamo un cioccolatino per regalarlo alle amiche, e questa sarà una bella borsetta. Volendo possiamo anche utilizzarla come confettata. Con un po' di filo verde andiamo a ricamare un piccolo ramo, possiamo farlo anche marrone come più ci piace. Andiamo a realizzare dei piccoli rametti che escono lateralmente in questo modo da un lato e dall'altro, e poi andiamo a realizzare o delle piccole rose o delle mimose, in modo da decorare così la borsetta. Volendo possiamo fare anche dei fiocchetti, possiamo mettere dei nastrini, decoratela come più vi piace.
Fatto questo possiamo bloccare il filo, prendiamo un po' di filo giallo e andiamo a realizzare delle piccole palline e andiamo a ricamare così, in questo modo. Torniamo dentro e andiamo un po' più giù e ne facciamo un'altra. Andiamo a decorare così la borsa. Volendo possiamo mettere iniziali, ricamare un iniziale di un nome, ciò che più ci piace, la personalizziamo a modo nostro. E andiamo a bloccare il filo. Sono facili, veloci e molto carine. E questa è la mia borsetta terminata. Possiamo fare dei colori che più ci piacciono, possiamo mettere dentro dei confetti, mettendoli magari in un po' di velo, e possiamo decorarla come più ci piace. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Buona festa delle donne e ciao ciao, e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.